Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parlerò di varie periferiche SciTech commercializzate da Logitech e dedicate al mondo della simulazione aerea. Sto parlando dei Logitech G Flight Simulator Aircraft Panel, che in tutto sono 3. Il primo è dedicato a svariate funzioni presenti nella cabina di pilotaggio, a partire dai magneti, il carrello di atterraggio, le luci e così via. Il secondo è il pilota automatico, che consente anche di regolare l'acceleratore, i flap e l'inclinazione dell'aereo. Ed infine abbiamo la radio, che permette di cambiare le frequenze con la torre ATC. E tra i 3 è proprio quest'ultima che ho acquistato. Gli altri 2, anche se molto interessanti, a me non servivano perché utilizzo già altre periferiche della mia postazione per quei tipi di comandi. Quella della radio per me è una funzione molto importante e avere una periferica che simuli questa funzione credo che sia un bel vantaggio parlando di comodità durante l'esperienza di volo. L'analisi che farò di questo pannello sappiate che vale anche per gli altri 2. Sono lo stesso tipo di materiale, la stessa resistenza, insomma qualità generale siamo lì. Quindi il parere tecnico di questo vale anche per il pilota automatico e i pulsanti della cabina di pilotaggio. Iniziamo dalla scatola, che si presenta con il classico design di un prodotto Logitech G. Io codesto prodotto l'ho acquistato via Amazon, ne trovate tutti i link in descrizione, ed in particolare ho preso una versione usata da Amazon Warehouse, che è il mercato dell'usato di Amazon, e l'ho acquistata ad 80 euro. Calcolate che il prezzo originale che trovate sul sito di Logitech è sui 125 euro, quindi la differenza è molta. A prima vista, quando la vedete nei video frontalmente o comunque in foto, sembra un prodotto che pesa abbastanza. In realtà si rivela molto leggera e soprattutto piatta. Acquisisce un po' di forma e peso solo quando viene fissata con l'apposito oggetto che è presente nella confezione, che vi permette di unire più pannelli o attaccare la periferica al FlyDock System e così via. Come già accennato nella video recensione del FlyDock System, appunto, queste periferiche hanno un interessante sistema di assemblaggio che permette di unire più pannelli e periferiche grazie ai vari fissaggi appositi presenti. Da una semplice cloche con radio come la mia potete arrivare a creare delle vere e proprie mini cabine di pilotaggio con pannelli multipli. Il materiale della radio è in gran parte plastica, ma di qualità. La forza che bisogna applicare per la manopola di sinistra, che permette di cambiare ad esempio da COM1 a COM2, è decisamente alta, cosa che sinceramente non mi aspettavo così tanto, mentre dalla parte destra è l'esatto opposto. Le 2 manopoline che cambiano i numeri delle frequenze sono leggere e va anche bene, così almeno il compito viene facilitato mentre siamo in volo. Abbiamo infine il pulsante che mette la frequenza in modalità attiva o stand-by, che fa il suo lavoro senza infamia e senza lode. Una nota di merito ai display, che presentano un colore rosso ben accentuato ed esteticamente molto piacevole, rendendo il setup molto professionale, ed è uno dei punti più a favore per cui vi consiglio questo prodotto. Abbiamo quindi 4 display, 6 rotelle e 4 pulsanti. La periferica è composta da una sola presa USB che deve essere connessa al computer. Una volta che Windows l'ha configurato automaticamente, dovete andare su Google e scaricare gli appositi driver dal sito Logitech. Questi driver vi permetteranno di giocare con la radio ai vostri simulatori preferiti senza problemi di incompatibilità o quant'altro. A seconda del titolo, del sistema operativo, di quanti bit ha il vostro PC, dovete scaricare driver diversi. Nulla di difficile, cari ragazzi, e ricordatevi che questo discorso non vale solo per questa radio, ma anche per il pannello dei pulsanti della cabina di pilotaggio e del pilota automatico. Il suo utilizzo su Flight Simulator 10 e Flight Simulator 2020 è perfetto.
La radio si connette ai due titoli senza problemi, il loro collegamento è diretto, reattivo e veloce. Fidatevi che giocare con questa periferica, ma anche con le altre due a seconda delle vostre preferenze, è veramente una bellissima esperienza. Come sappiamo, il mondo della simulazione aerea, ma in particolar modo del mondo dell'hardware dei simulatori di volo, è un po' di nicchia e questi prodotti quindi non costano poco. Il suo prezzo originale secondo me è un po' troppo alto. Cari ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, un saluto dal mondo dei simulatori e alla prossima. Ciao a tutti!